Matite con grafite solubile, quindi una gradazione che va dalla HB fino alla 8B, e acquerello. Vedremo come questi due elementi possano coesistere all'interno del nostro disegno dipinto. Sì, perché disegno dipinto? Perché vedremo come il segno e la pittura si intersecheranno fra di loro, dando dei risultati abbastanza interessanti e per certi aspetti sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda la corposità del colore. Vi sarà anche alla fine un piccolo intervento ad acrilico, però vedrete che le cose saranno completamente diverse dal disegno che abbiamo fatto sabato scorso. Non vi voglio fare assolutamente perdere altro tempo e però dovete concedermi qualche minuto per farvi i più calorosi auguri di buone feste. A tutte e a tutti voi mando un grandissimo abbraccio. A presto, buona visione. Queste matite che uso, a differenza del blocco di grafite delle volte precedenti, sono proprio costituite da un speciale tipo di grafite che mi consente di avere una morbidezza tale da poter diluire questa grafite una volta che è in contatto con l'acqua. Queste matite sono molto morbide, vanno da una HB fino a una 8B. Adesso io sto disegnando un paesaggio di quelli che io ho appuntato e che spesso e volentieri vedo quando sono in treno. E attraverso queste pianure dove vi sono gli alberi in media lontananza, sfuggenti, io mi appunto qualche cosa sul mio blocco di schizzi e poi li riassumo molte volte in questi paesaggi. E questo paesaggio in particolare è un pretesto per usare queste matite dalla grafite solubile e farle incontrare con l'acquerello. Vediamo quindi come si accompagnano l'uno con l'altro e come possono essere messi a confronto e se possono coesistere. Vedremo quindi molti passaggi. Il primo naturalmente è un impianto grafico e come molte volte io ho descritto nei miei video, per me il segno è importante in quanto possa riuscire a definire il suo percorso. Questo a me interessa molto che lo spettatore, colui che guarda l'opera, venga attratto dal segno e lo segua e cerca di ripercorrere quello che io ho svolto quando ho iniziato e continuato e poi terminato il mio dipinto. Ecco, questa grafite, questo segno, vedete che si diluisce nell'acqua e quindi va a formare queste intelaiature, queste macchie chiare e scure che sono molto duttili e molto particolari, perché la grafite, come vedete, si fa trascinare dal pennello molto bene e finché l'acqua l'accompagna riesce proprio a definire un tratto quasi proprio di grafite liquida e di matita liquida in un certo senso. E quando l'acqua va scemando, naturalmente lascia quella traccia di grafite più o meno incisiva che voi vedete sotto i vostri occhi. Vi ricordo che, come sempre, tutto il materiale che io uso lo trovate nella descrizione del video e vi dico anche altresì che la descrizione del video la trovate in basso a destra. Quando voi vedete il video su YouTube e scorre il vostro sguardo in basso, chiaramente la descrizione viene nascosta, ma alla vostra destra vi è una parola che è altro, che se voi la cliccate
allora vi apparirà tutta la descrizione. Dentro questa descrizione vi sono proprio tutti i materiali che io uso. La cosa importante e interessante di questo tipo di grafite è che non solo noi possiamo agire con il pennello sopra di esso per renderla solubile, ma quando noi disegniamo su una superficie bagnata, la matita prende proprio una consistenza morbidissima e crea dei neri molto interessanti e un tratto come posso dire, molto, molto soffice e molto, come vedete in questo caso, molto, molto particolare, che proprio ci consente con una minima pressione di ottenere proprio dei risultati grafici molto intensi. Allora noi nel corso di tutto il video vedrete che passeremo dal pennello alla matita molto spesso, perché proprio ci serviamo di questo strato liquido che è in basso per riuscire poi con il passaggio della grafite solubile sopra a ottenere questo tipo di segni. E lo vedremo anche quando andremo ad interagire con l'acquerello. L'opportunità che offre il video è veramente interessante. Provate anche voi a riprendervi mentre lavorate e a rivedervi poi, e noterete che i vari passaggi che voi svolgete dentro la vostra opera sono interessanti perché vi danno modo anche di vedere e rivedere poi, proprio nel senso proprio di andare a ritornare sul passaggio e poter decidere anche, altrimenti, di prendere una via diversa da quella che avete preso mentre facevate quel lavoro. È molto interessante, sia per questo punto di vista, che anche proprio per vedere come poter riuscire a trasmettere una realtà che è quella della creazione del dipinto, che altrimenti verrebbe completamente preclusa, perché ovviamente noi quando guardiamo un dipinto, e spesso lo facciamo un po' troppo superficialmente, possiamo concedergli, che so, magari 3, 4, 5 minuti ad un dipinto che magari è stato fatto in 1 ora e mezza, in 3 ore o addirittura in mesi. Pensate un po' a questo tipo di pensiero, di riflessione, e noterete che se invece ci soffermiamo maggiormente sul dipinto e tralasciamo quelli che sono gli oggetti che fanno parte del dipinto, gli oggetti inteso proprio come soggetti, l'oggetto tazza, l'oggetto tavolo, l'oggetto ritratto, l'oggetto persona, l'oggetto albero, tralasciamoli un attimo e andiamo a vedere come questi soggetti siano definiti da vari segni e da varie pennellate, ma non andiamo a vedere come ha fatto il pittore a tradurre con le pennellate quel tipo di effetto, ma andiamo a vedere proprio come la pennellata sia importante fine a se stessa, perché è importante soprattutto per chi inizia a dipingere rendersi conto che non è tanto il fatto di come noi dipingiamo un oggetto o come creiamo l'effetto di un materiale o di un altro ancora, ma è fondamentale invece vedere il tipo di particolare di pennellata e di segno grafico che questo pittore ha dentro il suo dipinto. Ecco, la riconoscibilità di questo è veramente fondamentale perché ci dà la misura di quanto lo studio del disegno sia stato fondamentale e sia stato fondamentale proprio anche nella sua ricostruzione pittorica. Guardate un po' l'acquerello come si fonde molto bene
con la grafite solubile. È stata una grande scoperta per me poco tempo fa questo tipo di connubio, e ve lo volevo proporre proprio riguardo al suo carattere, che è quello essenzialmente, se noi lo usiamo molto anacquato, il suo carattere di trasparenza, e invece proprio questo suo carattere dona in un certo senso una dimensione drammatica, per usare un tono molto molto familiare a Courbet, una dimensione drammatica, ma allo stesso tempo una possibilità di rendere il corpo del disegno molto presente, molto fisico, molto plastico. La particolarità dell'acquerello in questo momento è quasi snaturata. Se noi pensiamo a come l'acquerello sia interpretato, e cioè solo per la sua caratterizzazione di trasparenza, ma soprattutto di luminosità, quasi come se l'acquerello non possa partecipare ad altri sentimenti che non quello della serenità e della pulizia. Qui con la grafite si sporca, si rende in qualche modo più terreno, o almeno io l'ho interpretato in questo modo. Vi confesso che ho avuto la sensazione molte volte di dovermi fermare e di lasciare che quella macchia, quel tipo di colore e di tono possa essere più fresco possibile, però è proprio il tono complessivo, drammatico ma allo stesso tempo silenzioso, che io volevo dare all'immagine che stavo creando. Quindi avevo bisogno che anche il cielo partecipasse e il primo piano fosse un poco più scuro, perché così facendo io avrei avuto la possibilità di tenere questi alberi che noi abbiamo in secondo piano un poco più leggeri rispetto al primo piano, che era, nelle mie intenzioni, dovrebbe essere un poco più profondo, un poco più intenso. Devo dire che la piacevolezza di fare un segno, di disegnare proprio, di segnare il foglio sopra la superficie bagnata con queste matite è veramente bellissimo, e proprio è un piacere farlo, al di là di quello che si rappresenta, e vi invito proprio a provare. Questa qui è una carta 300 grammi, e naturalmente di carte per acquerello ne esistono anche di più spesse, addirittura il doppio di questa misura, però questa qua è una misura che consente, come abbiamo visto, un buon supporto per l'acqua in quantità anche grandi che possiamo mettere senza che vi sia nessun problema. Quindi questo, sommato all'acquerello, mi dà proprio una piacevolezza nella percezione proprio del fare che non può essere spiegata, altrimenti deve essere assolutamente provata, e vi invito a farlo. È proprio l'esperienza del colore che è l'aspetto fondamentale della pittura. Però il colore è accompagnato per forza dal segno, perché il pittore che posa il colore sul dipinto, e quindi è facile che un pittore che faccia un certo tipo di percorso possa avvicinarsi a qualsiasi tipo di pittura senza nessun pregiudizio, perché è proprio quello che gli interessa maggiormente. È come l'altro pittore muove il pennello, come costruisce la propria cifra stilistica.
per cui non importa se esso sia un pittore astratto, nel senso che non riconosco oggetti nel dipinto che sono a me familiari, se non delle incidentali macchie che io posso incontrare. Ed è importante, invece, riuscire a ragionare in altro modo, cioè considerare la pittura e il disegno come un'esperienza formale a tutto tondo, con un'esperienza che coinvolge qualsiasi tipo di campo percettivo. Per cui quando il pittore raggiunge un particolare stadio di conoscenza e di ricerca e quindi di conquista del proprio segno, è poco importante quale tipo di rappresentazione lui metta sulla tela. Forse è un paradosso che vi dica questo, perché naturalmente l'evocazione che suscita un soggetto invece che un altro è fuor di dubbio che sia importante. Ma è proprio se noi impariamo a staccarci da questa dimensione di riconoscimento a tutti i costi di ciò che noi vediamo, e cioè a dare una connotazione precisa a quello che leggiamo all'interno del dipinto e a leggerlo solo in quanto colore, in quanto segno, in quanto rapporto tra i segni e il colore e in quanto proprio rappresentazione del segno particolare e personale del pittore, allora noi avremo conquistato tutta una serie di possibilità di sguardo alla pittura moderna e contemporanea che ci può aprire porte per noi assolutamente nuove e percorrere sentieri finora inesplorati con grandissime e bellissime sorprese davanti a noi. Adesso io sto usando un altro protagonista che non vi ho annunciato prima, che è il colore acrilico. Vi ricordate che la volta scorsa lo abbiamo usato e abbiamo usato la matita solubile e l'acrilico, ma usandolo adesso insieme all'acquerello vediamo che quella connotazione un poco, diciamo, sporca di rapporto che si era instaurato fra questi due elementi che erano la grafite proprio sciolta con il pennello, non la matita grafite, ma la grafita sciolta con il pennello e l'acrilico che ci avevano portato alla fine del dipinto a dover tirare una velatura sopra di acquerello per riuscire a uniformare un poco, a rendere omogenea la superficie. Qua invece con l'acquerello si sposa molto bene e l'acquerello ancora una volta fa da tramite a questo connubio. E devo dire che la grafite solubile, questa di queste matite, è leggermente più grassa di quella che sia la grafite che ho usato nel blocco di grafite che ho usato nel video che vi metto qui sopra e che voi potete andare a vedere. Questo tipo di grafite in questo video è molto meno grassa, a mio avviso, di questo tipo di grafite, e quindi il connubio fra quella grafite e l'acrilico è un po' più difficoltoso, mentre questo tipo di connubio, questo tipo di, diciamo, collaborazione è più interessante, a mio avviso, della precedente. Ma poi lo scoprirete voi stessi se poi andrete a provarle, quindi a fare esperienza. Vi parlavo prima della pittura cosiddetta astratta.
ragionando sul fatto che qualsiasi pittura che noi vediamo è un'astrazione. Riconosciamo il soggetto all'interno del dipinto, ma dobbiamo anche, quando si tratta di una pittura in cui noi riconosciamo il soggetto, andare a cercare dentro quel soggetto la pennellata e lo stile e la cifra basilare, il prodotto iniziale che poi sommato a tutti fa il dipinto, che è proprio la pennellata, che per Van Gogh sarà quel tipo di pennellata, per Constable sarà quel tipo di pennellata, per Raffaello sarà quell'altro tipo di pennellata. Ognuno di essi ha una pennellata completamente diversa dall'altro, come d'altronde noi abbiamo un segno unico e personale quando scriviamo, e questo i grafologi ce lo insegnano perfettamente. Adesso vedete che l'impatto dell'acrilico nelle nuvole è molto più importante, e vedete come l'acquerello fa sì che questi due elementi, la grafite e l'acrilico, si possano sposare benissimo. Prima di terminare il video voglio veramente farvi i miei più sinceri auguri di buon Natale, e a voi e ai vostri cari, e qualsiasi sia la condizione che si passino queste feste, ciascuno di noi le possa passare nel migliore dei modi, e a coloro che sono in difficoltà, perché moltissime persone lo saranno, che abbiano la forza per superare le avversità e superare i momenti difficili. E a tutti voi vi sono vicino veramente, con il cuore, e vi ringrazio ancora per l'affetto, per la stima e per seguirmi in questa mia avventura. Quindi non mi resta altro che chiedervi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace, di condividere il video sui vostri profili social e naturalmente di commentare sotto la descrizione. Quindi ancora un caro buon Natale a tutte e a tutti voi. A presto.